Ciao, benvenuto su Non mi dire. Quante volte vorresti un aiuto per poter consultare le tue email? Ne ricevi tante, non riesci a gestirle, ti servirebbe proprio una persona che potrebbe rispondere alle tue email. Però, e fai bene, per questioni di sicurezza non vuoi dare la tua password. Ti ricordo, faccio un piccolo inciso, che se consegni la password ad un'altra persona, questa persona non avrà solo l'accesso al tuo Gmail, ma avrà l'accesso a tutto il tuo universo di Google. Quindi fai bene attenzione. E allora, per poter dare l'assenso all'accesso, quindi a poter utilizzare solo Gmail ad un'altra persona, come si fa? Non ti preoccupare, resta fino alla fine del video e ti mostrerò come è possibile dare un accesso al tuo account Google pur non passando la password. Rimani con me e ti faccio vedere. Oh, okay. Yeah. He has no registration form. Per prima cosa, apri il tuo Gmail, vai in impostazioni e poi in account e importazione. Questa è la sezione che già ti ho fatto vedere per importare email da altri account. Ti lascio in descrizione il video, magari ti può interessare e così te lo vai a guardare. Allora, la sezione che a noi interessa è questa qui. Concedi l'accesso al tuo account, no? Aggiungi un altro account. Adesso ti faccio vedere quello che accade. Ok, sappi che ti arriva una notifica di sicurezza. Ogni qualvolta che fai una cosa, diciamo, che va a ledere la sicurezza del tuo account, ti arriva la notifica. Io adesso l'attivo e dovrebbe sparire. Ecco qui, ti arriva, arrivi a questo punto. Allora, vediamo un attimo se mi ricordo l'indirizzo, ma per nulla. Prendo il nostro indirizzo email di test, sempre il solito. Ah, già era in memoria, ok. E gli do l'ok. Da quest'altra parte mi arriverà un'email per concedere l'accesso. Ok, questa qui una finestra che posso anche andare a chiudere. Ecco qui, e questa qui la mettiamo così. Ah, è già arrivata l'email per concedere l'accesso. Diamo l'ok e mi dice che basta confermare e l'accesso è stato consentito. Ci vorrebbero qua giustamente fino a 30 minuti per il complemento della verifica. Adesso vediamo se già mi viene dato. Allora, ritorniamo un attimo sull'email standard. Questa qui è una scritta che comparirà per i prossimi 7 giorni, ovviamente per ricordarti che questo account è sotto delega. Adesso faccio il refresh della pagina e potrebbe essere già, eccola qua, ok, mi dice già che è sotto delega e infatti mi dice che questo account l'ha accettato. Qui praticamente gli puoi dare le opzioni, quindi segna la conversazione come letta quando viene aperta da altri, oppure lascia la conversazione come non letta, quindi quando questo account risponde la conversazione comunque rimane non letta, così tu non perderai altri messaggi. Qui è sul mittente, mostra questo indirizzo e la persona che l'ha inviato da. Questo è molto comodo anche per poter diciamo capire da dove proviene l'invio, oppure puoi anche utilizzare, nel caso in cui, come ho fatto io qui, che ho inserito un indirizzo diciamo esterno, mi dice
che lo può mostrare solo a questo indirizzo. Ok? Adesso ti faccio vedere da quest'altra parte quello che accade. Allora, il refresh l'abbiamo fatto, ma la cosa interessante... No, ancora deve avvenire. Rifacciamolo. Rifacciamo il refresh della pagina. Eccola qui. La cosa interessante è questa. Mi è arrivato il permesso per poter controllare l'email da un altro indirizzo email e viene proprio scritto delegato. Adesso vi faccio vedere quello che accade. Allora, quindi tu accedi sempre al tuo indirizzo email, poi se vuoi rispondere all'indirizzo email delegato, vai qui, ci clicchi sopra e si apre proprio l'email, quella lì che abbiamo visto prima. Ovviamente anche graficamente, come puoi notare, è differente, no? Perché si imposta sulla grafica di appartenenza dell'indirizzo email delegato. Vedi? Anche qui cambia, esce con, diciamo, l'immagine in riferimento all'indirizzo a cui è stata fatta la delega, ma un colore diverso, ma fondamentalmente esce questo simbolo che sta a identificare che noi abbiamo i diritti di delega su questo account. Però ti mostro cosa significa. Allora, diciamo che adesso voglio mandare un'email all'indirizzo. Utilizziamo questo così vediamo quello che accade e facciamo prova delega invio email prova inviamo. Ok, è arrivata. Andiamo in invia. Ok, dici tutto al contrario. Sì, così ti mostro sta cosa. Allora, se vai in invia ti esce inviato da. Molto interessante come cosa. E ovviamente anche in ricezione. Inviato da. Ok? Adesso ti faccio vedere, diciamo, nell'account principale quello che è accaduto. Eccolo qui. Rimane la copia, quindi la ricezione dell'email con il nome inviato da, come puoi vedere. Vedi? Quindi importante, ma ovviamente anche il messaggio di invio. Eccolo qui. Anche il messaggio di invio. Quindi qualsiasi cosa viene inviata da come delega da questo indirizzo email compare anche nell'indirizzo email principale tranquillamente, l'invio e la ricezione. Quindi diciamo è come se io vedessi tutto quello che c'è da vedere anche nell'indirizzo principale. Quindi è proprio come se io accedessi all'indirizzo principale, però l'utente che gestisce la mia email potrà solo gestire la mia email. Cioè in questo modo l'utente non ha accesso, per dirti una sciocchezza, al mio drive. Ecco, non potrà vedere il drive legato a quell'indirizzo mail. Questa cosa è fondamentale, anche, ti ripeto, per una questione di sicurezza. Allora, ipotizziamo che non mi serve più, non c'è cosa più semplice. Vado nell'indirizzo email primario, account e importazione, dove è accettato, faccio elimina. Lui mi dice, sei sicuro? Ok. Faccio il refresh così ti mostro subito il risultato. Ed ecco qui. La delega è sparita. Ti faccio vedere anche nell'account delegato. Ah, qua è rimasto, però adesso ti faccio vedere quello che accade. E infatti è bloccato. Era rimasto perché non avevo fatto il refresh della pagina, però è meglio così
ti ho mostrato, che è istantanea, e infatti non compare più. Ecco fatto. È una funzione molto semplice da dover configurare, ma molto potente. Immagina come se tu volessi avere un assistente virtuale. Un assistente virtuale che gestisce per te le tue email, ovviamente con le tue istruzioni e quant'altro, ma con l'accesso solo alla tua email, solo alla tua Gmail. Questa funzione ti permetterà di poterlo fare. È potentissima, come puoi notare, ed è ottimizzata ovviamente per l'ambiente lavorativo. Questo è tutto. Se il video ti è piaciuto, metti un like, condividilo con le persone che magari tendono a passare la password per far controllare la posta. Non va bene una cosa del genere. E per qualsiasi altra spiegazione, qualsiasi altra esigenza, lascia un commento, rispondo a tutti e ci vediamo alla prossima. Grazie e ciao!